Ciao ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di Digital Mystery, dedicata al mondo del gaming. Il videogioco di cui vi parlerò oggi non è in assoluto frutto di una leggenda e neppure il protagonista di un creepypasta. A differenza di quello che spesso accade quando si parla di giochi oscuri o inquietanti, la storia del villaggio Kamikoishiki è un titolo reale che ha fatto sorgere una gran polemica in Giappone al momento del suo lancio. Cosa rappresentava davvero quel videogioco e qual era il suo scopo? Prima di iniziare però, la sentite questa musica? È il chiaro segnale che sta arrivando il nostro ospite, lo sponsor di questa puntata, un videogioco davvero unico nel suo genere, Raid Shadow Legends. Esplora milioni di combinazioni di campioni, impara le tattiche per combattere i boss più duri e superare i dungeon, o mettiti alla prova nell'arena PvP. Ok ragazzi, parliamo di uno dei boss dei dungeon più impegnativi nel gioco, Fyro the First in Fame, per gli amici il Cavaliere del Fuoco. Molto tempo fa, Fyro era un fiero cavaliere di Volcar, ma dopo aver commesso un regicidio durante un summit di pace con il Re del Gelo, fu costretto dal suo stesso popolo a custodire i tesori di Volcar. E il vostro compito è quello di, prendere possesso di tali tesori. La caratteristica che preferisco di Raid Shadow Legends è che hai la possibilità di potenziare i tuoi campioni costantemente, migliorandone l'equipaggiamento, aumentandoli di livello, effettuando il loro upgrade molto alto. Questo mese Raid ha un programma ricco di eventi per dare il via all'estate alla grande, oltre a un sacco di nuovi contenuti in uscita. Se vuoi ottenere un enorme vantaggio in Raid fin dall'inizio, tutto quello che devi fare è un semplice clic sul link in descrizione. I nuovi giocatori otterranno un eroe epico con Oru, 200.000 monete d'argento, un boost esperienza, una ricarica di energia e una scheggia antica, in modo da poter evocare un fantastico campione non appena entri in gioco. Quindi cosa stai aspettando? Fai clic sul link nella descrizione e ci vediamo lì. Ed ora ragazzi, possiamo passare all'argomento di oggi. Ecco quindi il videogioco più oscuro mai concepito da mente umana. La storia del villaggio Kamikoishiki, questo è il titolo completo del videogame, tradotto in italiano, è un gioco di strategia a gestione di risorse, sviluppato da Happysoft e pubblicato da Homesoft, uscito per PC 98 il 29 giugno 1995. Il giocatore assume il ruolo di Shoko Asahara, il leader del culto Om Shinrikyo, e gestisce le operazioni della setta, raccogliendo risorse e indottrinando nuovi membri, con l'obiettivo finale di realizzare l'attacco con gas sarin della metropolitana di Tokyo del 1995. Il videogame ha due finali. Il giocatore vince il gioco realizzando l'attacco con gas sarin e se il giocatore perde, l'Armageddon pone fine al mondo. Se già qui vi siete persi tra nomi e date, lasciate che vi spieghi meglio. Partiamo dall'informazione più importante. Chi era Shoko Asahara? Nato nel 1955 da una povera famiglia di fabbricanti di tatami, Chisuo Matsumoto, questo è il vero nome alla nascita di Asahara, mostrò fin dall'infanzia all'adolescenza un'innegabile tendenza alla violenza e una certa propensione a cacciarsi nei guai. Nel 1981 fu condannato per aver praticato la farmacia senza licenza e condannato a pagare una cospicua multa. E fu proprio allora che sviluppò il suo spiccato interesse per la religione. Dedicò tempo a studiare vari concetti religiosi, astrologia cinese, taoismo, poi l'esoterismo occidentale, lo yoga, la meditazione, il buddismo esoterico e il cristianesimo esoterico. Nel 1984 Asahara formò l'Om Shinsen no Kai, cambiò il suo nome da Chisuo Matsumoto a Shoko Asahara e rinominò il suo gruppo Om Shinrikyo nel 1987. Asahara fece domanda per la registrazione governativa e sebbene le autorità fossero inizialmente riluttanti, dopo un appello il governo metropolitano di Tokyo alla fine gli concesse il riconoscimento legale come società religiosa nel 1989. Da lì il movimento religioso prese piede in fretta. Il leader della setta appariva sempre più spesso in televisione e questo aumentava ancora di più la sua popolarità. Poi però, quando il gruppo si fece più grande, anche Asahara iniziò a mostrare la sua vera natura. Nel 1988 iniziò a pretendere dai suoi seguaci cospicue somme di denaro e per ottenerle arrivava a tenerli prigionieri.
Fece assassinare almeno 20 membri della setta che avevano espresso il loro desiderio di lasciarla. E quanto più vedeva crescere il suo potere, tanto più mostrava la sua crudeltà. Nel 1990 il gruppo arrivò addirittura ad avere 24 membri in corsa per il Parlamento giapponese. Non vinsero e così divenne chiaro che per portare a termine il suo piano avrebbe dovuto usare la forza. Che piano, vi state chiedendo? Beh, quello di conquistare il potere assoluto, almeno su territorio giapponese. Cominciò a sviluppare armi chimiche e lavorare ad armi nucleari. Tutto questo proprio per prendere il Giappone con la forza. Se ciò non bastasse, diverse bande giapponesi stavano lavorando per la sua organizzazione in quel periodo, compresa la Yakuza, che nel 1995 produceva armi appositamente per la setta. Come succede spesso nel caso delle sette, Asahara predicava la venuta imminente della fine del mondo e l'appartenenza al suo gruppo come l'unica ancora di salvezza. La setta si fece sempre più popolare. La visione del giorno del giudizio di Asahara includeva una terza guerra mondiale, un panorama dei più catastrofici, ma c'era un'altra ombra minacciosa all'orizzonte. Il 20 marzo 1995 i membri di Aum Shinrikyo attaccarono la metropolitana di Tokyo con l'agente nervino sarin. 13 persone morirono e altre migliaia subirono effetti negativi. Dopo aver trovato prove sufficienti, le autorità accusarono Aum Shinrikyo di complicità nell'attacco, così come in una serie di incidenti di minore entità. Decine di discepoli furono arrestati, le strutture di Aum furono perquisite e il tribunale emise un ordine di arresto per Asahara. Durante i processi, alcuni dei discepoli testimoniarono contro Asahara ed egli fu giudicato colpevole per 13 delle 17 accuse, compreso l'omicidio della famiglia Sakamoto. 4 accuse furono ritirate. Il 27 febbraio 2004 fu condannato a morte per impiccagione. Il giudizio fu definito dai media giapponesi il processo del secolo. Nel giugno 2012 l'esecuzione di Asahara venne rinviata a causa degli arresti di diversi membri latitanti della Aum Shinrikyo. Asahara venne giustiziato per impiccagione il 6 luglio 2018 presso la Tokyo Detention House, 23 anni dopo l'attacco con il gas sarin, insieme ad altri 6 membri del culto. Tornando al videogioco. Ed è in questo contesto che si inserisce il videogioco La storia del villaggio Kamikuishiki. Ora che conoscete tutti la serie di fatti alle spalle del titolo, è normale avvertirlo come qualcosa di altamente disturbante. Indossare i panni di Shoko Asahara? Raccogliere risorse per portare a termine l'attentato alla metropolitana di Tokyo? Tra l'altro il gioco tende ad essere molto dettagliato per quel che riguarda la linea temporale degli eventi, un po' come un libro di storia che culmina con l'episodio di maggiore impatto, l'attacco con il gas nervino. Oltre a questo, nel gioco vengono utilizzati video full motion che ritraggono filmati reali della vita all'interno della comunità. Di fronte a questo prodotto commerciale da brividi, ci si iniziò a fare delle domande. Chi avrebbe mai potuto mettere in circolazione una cosa del genere? E per quale motivo? Il primo pensiero fu rivolto ovviamente ad Asahara. Diamo un'occhiata rapida alle date. L'attentato avvenne il 20 marzo del 1995 e il gioco fu lanciato sul mercato il 29 giugno dello stesso anno, pochi mesi dopo. Non poteva essere parte della strategia? Un altro elemento d'attacco alla popolazione, ma molto più sottile. Per capirci, uno strumento di propaganda che avrebbe aiutato Asahara ad ottenere un seguito ancora maggiore e con un'ideologia molto più radicata, proprio perché capace di operare un vero e proprio controllo mentale sulle masse. Vale la pena notare però che ci sia anche chi sostiene che questo gioco non è stato creato dal culto e in effetti il suo scopo sarebbe stato quello di prendersi gioco dello stesso. Nel 2019 è stato pubblicato un articolo sulla sua origine che sosteneva che in realtà fosse stato creato dai membri della compagnia che produsse Hong Kong 97. Ve lo ricordate? Apparentemente il peggior videogioco mai realizzato. Insomma, la storia del villaggio Kamikuishiki sarebbe stato un titolo con un chiaro intento satirico, teso a mettere in cattiva luce la setta Aum Shinrikyo. Certo, forse il modo che avevano scelto per farlo potrebbe sembrare discutibile, ma avrebbe rappresentato un buon modo per risvegliare le coscienze di tutti quelli che si erano fatti abbindolare dal leader spirituale. Ma
Dove risiedeva la verità? Argomenti che lo vedono propaganda. A questo punto credo che sia arrivato il momento di elencare gli argomenti a favore dell'idea che questo videogioco sia stato davvero un veicolo di propaganda, tra l'altro dei più inquietanti mai realizzati. Partiamo dalle basi. La propaganda è sempre stata utilizzata per infondere una determinata ideologia nella popolazione. Non serve fare grossi sforzi per farsi venire in mente qualche esempio, giusto? Ora, Asahara voleva governare il mondo e per farlo non era sufficiente usare la forza. Doveva condurre la popolazione alla sua visione, fargli credere che solo lui fosse il leader da seguire. Ma una propaganda tradizionale sarebbe stata scontata e non sufficientemente efficace. Era necessario arrivare ad una sorta di controllo mentale. Per ottenere l'effetto desiderato, assunse esperti che lo aiutarono spesso a creare media capaci di manipolare le menti del pubblico. Non sembra una coincidenza che solo pochi mesi dopo l'attacco alla metropolitana di Tokyo il gioco venisse lanciato sul mercato. Diamo un'occhiata anche al messaggio contenuto nel videogioco. Se il giocatore fallisce, la conseguenza è l'arrivo della fine del mondo. Tuttavia, se ha successo nel portare a termine l'attentato nella metropolitana, il mondo si salva. Il messaggio non potrebbe essere più chiaro di così. Il male fatto quel giorno con il gas era un piccolissimo prezzo da pagare per la salvezza di moltissime più persone. Quindi indottrinamento. E poi, pensate se un bambino avesse giocato a questo titolo allora. Che idea si sarebbe fatto del modo di agire di Asahara? Non l'avrebbe considerato una sorta di eroe? Quindi, l'idea che questo sia un mezzo di propaganda non è per nulla campata per aria. Argomenti che lo vedono satira. A stravolgere questa visione, però, e come già detto, fu un articolo pubblicato sulla rivista Vice, dedicato proprio alla storia del videogioco e scritto per chiarire la situazione e far luce sulla verità. Vice contattò Sarah Hightower, una ricercatrice indipendente che studia i movimenti terroristici interni al Giappone e un'esperta del culto Aum Shinrikyo. Hightower disse subito con sicurezza che il videogame non è propaganda di Aum Shinrikyo, ma satira che prende in giro il culto, affermando inoltre che fondamentalmente è colpa della community di YouTube sia stato presentato come un mezzo di indottrinamento, o peggio ancora, di controllo mentale. Kamikuishiki Village contiene filmati di vita reale dei membri della setta. Questo è vero, ma il fatto non costituisce una prova a favore dell'ipotesi propaganda. Il filmato selezionato è stato ottenuto dalle trasmissioni dei notiziari che seguirono l'attacco, poiché fu ampiamente coperto dai media giapponesi, e il filmato ritrae la setta negativamente. Hightower ha dichiarato, a proposito delle immagini del culto del Kamikuishiki Village, che alcuni di esse sono davvero filmati di propaganda della setta, ma ciò che è importante tenere a mente è che dopo l'attacco al sarin, i notiziari televisivi mostrarono migliaia di ore di copertura di Aum e della propaganda svolta. Inoltre, una pubblicità per il videogame sulla rivista Game Urara Volume 4 recita così: non abbiamo assolutamente alcuna relazione con la Aum Shinrikyo. Li odiamo. Notevoli membri della setta sono volgarmente derisi in quella pubblicità. E per ultimo, Happysoft, lo sviluppatore di The Story of Kamikuishiki Village, è noto per i giochi satirici a basso costo ed è principalmente noto per un altro titolo controverso, come abbiamo già detto diverse volte nel video, Hong Kong 97, che è stato considerato come uno dei peggiori giochi mai realizzati e in particolare contiene un'immagine di un vero cadavere umano come schermata di game over. Una cosa che lo mette in relazione con le immagini terribili del videogioco The Story of Kamikuishiki Village. Sia come sia, una cosa devo proprio dirla. Anche se si fosse trattato di pura satira, sviluppare un gioco basandosi sulle credenze di una setta così pericolosa e facendo riferimento a reali clip di propaganda elaborate dal culto, nonché immagini cruente degli attacchi, mi sembra forse un po' troppo. Certo, a volte la satira deve essere esplicita e cruda per mettere in evidenza gli orrori di una determinata ideologia, ma in questo caso direi che viene superato il limite del consentito e del tollerabile. Ad ogni modo, anche di fronte a questa spiegazione dettagliata dell'origine del titolo, c'è ancora chi crede che il videogioco fosse effettivamente uno strumento di propaganda. Addirittura che il fatto di diffondere l'idea che sia solo satira sarebbe stato un modo per distrarre dalle vere intenzioni di Asahara attraverso il lancio di quel titolo.
un controllo totale, molto più profondo di quello che avrebbe potuto esercitare solo in qualità di leader spirituale, vale a dire un controllo mentale. Ma voi da che parte state? Da quella che lo vedeva come un pericoloso veicolo di propaganda o quella di una satira estrema di cattivo gusto? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video dell'inspiegabile.